Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Dopo la presentazione di Clara, la mia 300 da gara GasGas C300 GP 2025, sono oggi in garage a dare un po' di birra a questo motore. Il motore va già benissimo, ma c'è un upgrade molto interessante. Abbiamo qua un pistone by Athena versione Race. Adesso sigla e dopo vi spiego meglio il tutto e smontiamo e installiamo il tutto. Eccomi qui, mi trovo al bancone dell'officina e oggi abbiamo i tre componenti da installare sulla moto. Serie smeriglio, qua tutte le guarnizioni, le varie rondelle in rame, gli o-ring necessari per il corretto montaggio e per poi non avere problemi in futuro. La gabbia rulli, questa qua nuova, ogni qualvolta si apre e si cambia il pistone, sempre consigliabile cambiarla anche perché il costo è davvero piccolo. E poi il pistone, il protagonista del video di oggi. Andando ad aprire la scatoletta troviamo le due fasce elastiche, queste qua poi dopo le misuriamo e guardiamo che siano perfette per il cilindro. Poi abbiamo un paio di adesivi e poi qui, come se fosse un bel salamino, il nostro pistone. Qua dentro c'è anche lo spinotto con i suoi siger e qua il pistone, vediamo marchiato Athena, la misura 71,94, la freccia per capire che ci va ad indicare dove è lo scarico, ok? Quindi la freccia va sempre messa lato scarico e lato aspirazione. Di solito il pistone ha una lavorazione diversa rispetto al lato dello scarico. Vediamo anche un trattamento particolare, diverso dal solito, e adesso andiamo a scoprire meglio. Come fare ad arrivare ad avere la moto smontata così l'ho già fatto nel video che lascio qua sopra in descrizione di quando cambio la testa. Adesso andiamo a riaprire la testa, smontiamo tutto, dopodiché dovremo smontare il cilindro. La cosa bella di questi modelli nuovi con iniezione TBI, quindi rispetto al modello vecchio, è che non abbiamo più gli iniettori sul cilindro e la valvola una volta era meccanica, adesso essendo elettronica noi basta che sganciamo il connettore elettrico della valvola elettronica, togliamo i vari cavi e cablaggi da qua sopra che dallo statore vanno sopra al regolatore di tensione e alla centralina e abbiamo tutto nudo. Quindi adesso andrò a smontare la testa, dopodiché mi basterà mollare i 4 prigionieri e il cilindro potrò sfilarlo tranquillamente. Un'altra cosa qua dietro, che c'è un'altra connessione elettrica, non serve che andiamo a rimuoverla totalmente, ci basta smontare la plastichina di protezione e anche qui andare a togliere il cablaggio, ok? Quindi rimarrà attaccato la parte elettrica della valvola di scarico e questo sensore qua dietro, ma il cilindro si potrà sfilare tranquillamente. Rimuoviamo la candela. Adesso che ho svitato tutti i prigionieri, rimuovo la testa, faccio andare il pistone al punto morto inferiore, dopodiché allento i 4 prigionieri del cilindro e posso sfilare il cilindro. Visto che non ho aperto il coperchio del volano, posso far andare giù il pistone facendo girare pianino la ruota. Ok, punto morto inferiore, poi chiave da 13. Quando cerchi la 13, la 10 o la 8 sono sempre o introvabili o in fondo al cassetto. Allora, pian piano smontiamo i 4 prigionieri. Qua bisogna stare un po' più attenti perché c'è il motorino della valvola, ma dovremmo riuscire a togliere il dado. E invece, mamma mia, tocca un po'. Ok, questo video lo sto facendo che non ho mai smontato il cilindro, quindi scopro qualcosa, ve la racconto così in caso doveste farlo anche voi avete subito
un tutorial su come smontare il cilindro facile e veloce. Quando qua dobbiamo andare a smontare il dado della valvola, dobbiamo togliere tutto il coperchio. Secondo me, per evitare di togliere tutto il coperchio della valvola, alziamo leggermente il cilindro, dopodiché possiamo rimuovere il dado. Smonto dall'altro lato. Visto che il coperchio dal lato destro ha solamente 3 viti, l'ho rimosso, almeno posso togliere facilmente questo dado, e solo il dado anteriore sinistro ha questo piccolo problemino. Ovviamente questo problema, se hai un amico che ti aiuta, non si presenta, quindi se sei da solo è un po' più un problema. Se hai un amico non esiste il problema. Qua lo spinottino che dicevamo prima, basta alzare la linguetta qua dietro e viene via. Ora proviamo a alzare il cilindro, quindi alzo leggermente, con calma, senza fretta. Adesso che ho alzato un po', procedo e svito definitivamente il dado. Sto attento a non farmelo cadere nel basamento, mi raccomando. Dado rimosso, ora posso alzare definitivamente il cilindro. E tocca un po', maledetto, a pelo sul telaio, di nuovo. Allora, qua. La bella notizia è che la valvola non dobbiamo smontarla, smontiamo solo il coperchietto del lato destro. La brutta notizia è che, almeno sulla mia GasGas, che è un EC 300 2025, mi tocca un pezzettino della parte superiore del cilindro sul serbatoio del miscelatore, qua vicino a dove c'è la riserva del miscelatore, quindi ho dovuto sganciare le 2 viti superiori e sfilare leggermente indietro il miscelatore. Ovviamente questo è un lavoro che, se siete in 2, è facilissimo da fare, sia togliere il dado del cilindro, sia sfilare il cilindro, perché uno tiene un po' il serbatoio del miscelatore, l'altro sfila il cilindro, e quindi risulta molto più facile. Se devi fare tutto da solo, o come nel mio caso stai pure facendo un video, ci vuole molto più tempo ed è molto più complicato. Questi qua sono lavori da fare con davvero calma e tranquillità, si può fare anche da solo. Adesso tiriamo fuori, diamo un occhio al cilindro, che sia tutto perfetto, misuriamo le fasce e andiamo avanti. Prima di tutto è bene sapere che questo, essendo un pistone forgiato ad altissime prestazioni, necessita di una tolleranza leggermente diversa dal solito. Infatti questo pistone qua lavora al meglio delle sue caratteristiche con una tolleranza tra i 3 e i 5-6 centesimi massimo. Questo qua infatti è 71,94 mm. Il pistone originale è 71,925, quindi 1,5 centesimi più stretto rispetto a questo. Dopo che abbiamo misurato il pistone, andiamo a vedere le fasce. Anche queste sono da controllare e da verificare per sicurezza, perché dovrebbero già essere perfette per il pistone e la misura che abbiamo scelto, ma non guasta mai. Quindi come facciamo a misurare le fasce? Facciamo così: prendiamo la fascia elastica, la inseriamo nel cilindro e la ruotiamo leggermente, non tantissimo. Poi prendiamo il pistone, da sotto lo inseriamo e lo andiamo a spingere leggermente in superficie, in modo da allineare la fascia, ok? E farla rimanere più o meno all'altezza corretta massima in cui arriverà. Per sapere l'altezza massima basta vedere l'anellino del punto morto superiore, ok? Si vede, c'è un segno, perché la testa di questo nuovo modello TBI rimane un po' incassata, e poi fare la differenza che c'è qua con i millimetri del pistone. Più o meno l'altezza è questa. Cosa facciamo? Ci armiamo di uno spessimetro, ok? Questo qua è uno spessimetro che si può trovare da qualsiasi ferramenta o anche su siti specializzati su internet, e andiamo a prendere lo spessore di 2 decimi, ok? 0,20.
Lo spessore 0,20, per chi non lo sapesse, è lo stesso spessore di 2 fogli di carta A4, quelli normali per stampare. Andiamo a prendere lo spessimetro e lo inseriamo in mezzo al taglio della fascia. Questa è la misura che deve avere la fascia, ok? Se è di meno abbiamo bisogno di dare una piccola carteggiatina alla fascia per fare in modo che poi non tocchi quando si dilata con le alte temperature. Se è di più andiamo a vedere quanto è di più. Perfetta, è 0,2 preciso spaccato. Quindi probabilmente queste fasce qua sono anche adatte, in base a ogni pistone vengono date le fasce elastiche della corretta misura. Dopodiché cosa facciamo? Quando andiamo a montare le fasce c'è una letterina qua sopra, ok? La letterina va sempre rivolta verso l'alto, verso il cielo del pistone. Dopo aver misurato le fasce tocca adesso ai Siger. Questi qua sono a C. Stiamo attenti ragazzi, è facilissimo che saltino se non vengono messi correttamente e potrebbero prenderci negli occhi, oppure li perdiamo, volano per l'officina, per il garage e non sappiamo più dove sono andati. Quindi quando andiamo a mettere i Siger controlliamo bene, decidiamo quale dei due vogliamo mettere prima, visto che uno dei Siger possiamo metterlo già con il pistone in mano. Dopodiché si lubrifica, gabbia rulli, spinotto e chiudiamo con l'altro Siger. Ok, possiamo metterli tranquillamente a mano, il primo, in questo modo qua. Una volta che è inserito prendiamo un piccolo cacciavitino a taglio, stando attenti a non tagliarci o cavarci delle dita. Lo andiamo a far scattare nella sua sede. Ok, a posto. Dopo che abbiamo messo il primo Siger procediamo a installare il pistone. Mi raccomando ragazzi, sempre le mani un po' sporche di olio lubrificante. Io uso il Motorex Cross Power 2 tempi, che è lo stesso che uso all'interno del miscelatore. Montiamo tutto, vi risparmio tutta la tiritera del montaggio perché ce ne saranno milioni online, ne avevo già fatti anche io in passato. Dopo che abbiamo montato tutto chiudiamo e mettiamo in moto la moto. Adesso poi finisco tutto e l'accensione la facciamo insieme. Ah, dimenticavo una cosa. Quando andiamo a rimontare tutto controlliamo bene, misuriamo le guarnizioni e prendiamo quella giusta. Tra l'altro in questo kit smeriglio ce n'è una super sottile, trasparente, in plastichina. Questa è di... è ridicola, 5 centesimi, pazzesco. Adesso me ne serve una però da 0,3, così ho lo squish poi che è perfetto. 35, 25, porca miseria, 20. Ci arriviamo, facciamo, questa è più spessa, questa sarà da mezzo, qua spessori infiniti, 0,7, 0,75, no, mi serve, perfetta, questa è da 30, misuriamo in più punti, dopodiché proseguo a montare. Perfetto.
Vediamo un po', è arrivato il momento della verità. Tanto fuori piove, oggi non posso manco andare a provarla. Beh, che dire, adesso un pochino di action e poi ci vediamo per le conclusioni. Bene ragazzi, dopo un po' di action all'ultima gara di trofeo Enduro Gas Gas a Lovere, che dire, sta moto fa paura. Con Clara ne vedremo delle belle nel finale di stagione e in tutto il prossimo 2025. Mi raccomando, spero che il video ti sia piaciuto, lascia un like qua sotto, un commentino, iscriviti al canale se non sei iscritto. Sempre qui sotto in descrizione ho lasciato il link dei ricambi Athena per questa moto, ok? Quindi pistone race, gabbia a rulli e set smeriglio con tutte le guarnizioni, o-ring e tutto il resto. Un po' scomodino se devo dire la parte del miscelatore che dovevo capire, non l'avevo mai fatto, ma quindi se anche tu devi cambiare il pistone, mi raccomando, fai attenzione a questa parte. Come sempre, gas e alla prossima. Ciao ciao! Sugar like yes, please. Love is like candy.